Fare una buona ricerca vuol dire metterci la passione. Il fatto che non ci siano soluzioni univoche è perché in realtà il problema è complesso, quindi non esiste la domandina e la rispostina. Significa affrontare con spirito critico quello che osserviamo e non prendere, diciamo, per buone le apparenze. Una buona ricerca è in qualche modo non per forza efficace rispetto agli obiettivi che si era posta all'inizio, ma nella misura in cui è sincera, genuina. La ricerca scientifica non è neanche un mestiere, è una missione, è la scoperta e è molto eccitante obiettivamente e è emozionantissimo quando la tua ipotesi si concretizza in un risultato positivo in laboratorio. Un buon risultato di ricerca è un risultato che fa portare avanti un bene sociale. E allora è un buon risultato di ricerca quello che fa un piccolo step nella conoscenza del Big Bang, e ci sta. È un buon risultato di ricerca quello che mette le basi per una nuova tecnologia che avrà un beneficio sociale. Secondo me una buona ricerca è quella che da un lato è teoricamente orientata, ma dall'altro è aperta a farsi sorprendere. Sappiamo tutti che abbiamo delle capacità, dove ci sono delle cose che sappiamo fare molto bene, ma sappiamo benissimo che con quello che sappiamo fare non si fa tutto. E c'è qualcun altro che sa fare molto bene qualcos'altro, e quindi questa proprio non è una cosa mia, è una cosa proprio del nostro settore, che ti viene di dire allora lavoriamo insieme, c'è questo problema, attacchiamolo insieme, tu sai fare questa cosa, io so fare questa, pensiamoci insieme. Credo che fare ricerca sia confrontarsi con una comunità di riferimento scientifica che in un qualche modo riesce a intravedere la replicabilità di quello studio in termini di conoscenze, in termini di teoria, in termini di metodi. Quindi penso che questa sia una buona ricerca e purtroppo la buona ricerca richiede moltissimo tempo. Bisogna essere appassionati al tema, perché se non è appassionato, come un po' tutte le cose, poi alla fine anche la ricerca secondo me non ha quel quid in più. E soprattutto bisogna usare il metodo, quindi il metodo esiste ed è importante, non essere però rigidi, un minimo di flessibilità nel metodo ci vuole. Una buona ricerca è un percorso appunto conoscitivo, interpretativo, che è basato anche su una solida metodologia. Ma per me non si ferma lì, cioè una buona ricerca è anche una ricerca che poi viene fatta conoscere. Che possa essere utilizzata da qualcuno, nel senso che prendere questo articolo e che effettivamente poi a un certo punto un ingegnere o qualcun altro possa prenderne spunto per proseguire magari un piccolo tassello di qualcosa di più grande. La ricerca scientifica è una cosa molto seria che va fatta in maniera rigorosa, riproducibile, con dei mezzi adeguati, non si improvvisa. È un'attività che continua a porsi delle domande, anche quando arriva a dei risultati, comunque continua a guardare alla domanda successiva, quindi la ricerca non è mai finita, è una sfida continua che ci tiene costantemente attivi nel porci domande e cercare di rispondere a queste domande. Un articolo scritto bene richiede un tempo che può essere tranquillamente 3 anni di ricerca, non dico a tempo pieno, ma in cui ci si dedica tanto. Tipicamente uno studente di dottorato bravo che lavora 3 anni alla fine porta a casa, se è fortunato, un risultato. Per fare ricerca bisogna comportarsi in un certo modo, bisogna essere onesti, bisogna essere critici nei confronti di se stessi, bisogna anche essere ambiziosi perché altrimenti non si va da nessuna parte. La nostra ricerca deve dare qualcosa che è riproducibile, che è nuovo, che è originale. Significa essere molto aggiornati su quello che è stato finora scoperto, quali sono i modelli più importanti su quella specifica funzione mentale. Significa collaborare, fare dei team di ricerca validi dove ci siano diverse competenze. Significa anche saper comunicare internamente al team, quindi non naturalmente prendere il posto di un altro ricercatore, ma capire il linguaggio di chi magari per esempio si occupa di storia dell'arte rispetto a chi si occupa di analisi di dati o chi si occupa di psicologia o di neuroscienze. Non è quella che si pubblica sicuramente necessariamente sul giornale ad alto impatto, ad alta tiratura,
non è necessariamente quella che ti fa vincere il finanziamento da $1 milione. La buona ricerca secondo me è anzitutto quella fatta con metodo, cioè con metodo scientifico. Per me una buona ricerca è senza dubbio soprattutto una ricerca che sia onesta, che sia guidata dalla necessità o dal desiderio di acquisire conoscenza. Non deve essere influenzata o condizionata da pregiudizi e da credenze. Fare ricerca vuol dire individuare un problema buono e cercare di risolverlo, non creare un problema per poi risolverlo, perché molti fanno così in modo da pubblicare, sempre molti più articoli, ma la qualità poi è quella che è.